Prestazione brutale devo dire nel secondo tempo per la Viola, ma è proprio la scia delle ultime partite, o meglio, di questo inizio di stagione della squadra di Pioli che preoccupa perché non c'è risposta sul campo, non è arrivata ancora la prima vittoria, non è arrivato il primo gol di Ken, squadra che nel secondo tempo davvero tu dici ma dove vai così? Dove puoi andare? Dove? E in effetti c'è stata una pioggia di fischi che è tutta, credo, levo il credo, meritata. Ehm, Dall'altro lato invece è un Como che seppur all'inizio ha fatto fatica, non riusciva a trovare spazi, è servito un solito assist magistrale di Nico Paz per Morata che ha provato a saltare l'uomo, poi la mette dal calcio piazzato con un sinistro come tratteggia la palla lui, ragazzi, pochi, davvero pochi, e nel finale ha alzato i giri e il gol è arrivato con merito. Il Como è una squadra che mi aspetto tanto e da questi ragazzi, questo nuovo arrivato, sono tutti nuovi arrivati. Eh, c'è varietà, ci sono soluzioni, come diciamo sempre. Quando c'è questa una squadra, poi alla fine se ci lavori, arrivano anche i risultati. E sono arrivati anche per l'Atalanta oggi che in 8 minuti, veramente in 8 minuti, dal 30 al 38, non mi ricordo, dalla mezz'ora in poi, 8 minuti, 3 gol e pratica chiusa. Anche lì, no? Anche lì polemiche verso la proprietà per quanto riguarda i tifosi Granata che inneggiano al Cairo vattene. Samarzic, ragazzi, Samarzic. Io quando parlo della profondità di rosa dell'Atalanta mi riferisco appunto al fatto che un giocatore come Samarzic parte quasi sempre dalla panchina. Samarzic, ragazzi miei. Ne parliamo. Mi sto bruciando tutti gli argomenti, ma poi alla fine siamo qui con la solita chiacchierata, questo doppio commento alle due gare di oggi, proprio perché il vostro supporto non manca mai, allora cerco di tenervi aggiornati anche su queste partite che magari per tanti non saranno mainstream, ma è giusto premiare anche premiare, che puoi premiare. Se uno mi vuole, mi sente, mi ascolta e lo faccio. Ci scambiamo la solita chiacchierata del caso. Comunque, detto ciò, se volete, come al solito, lasciate il pollicione per soddisfare anche l'appetito, la sete e la fame dell'amico algoritmo, amico un corno. Vi invito anche ad iscrivervi per seguire appunto i prossimi contenuti. È troppo scende in campo l'Inter, forse mentre il video pubblico sta giocando, devo velocizzarmi, credo che non faccio live reaction, infatti devo ancora cenare, c'ho tanti cavoli, mazzi, mamma mia, un casino, perché mi aspetto in teoria una gara, in teoria, ma poi il bello del calcio è che non c'è nulla di scritto, e quindi ho attivato la campanella per seguirci qui magari nel post gara, grazie ancora, ci tengo che voi apprezziate, mi auguro che lo facciate anche questi contenuti qua. Allora, e l'Atalanta, allora, sì, andando in ordine anche cronologico, l'Atalanta, tralasciando un Toro che in effetti vive un po' sulle montagne russe perché dopo un inizio veramente brutto, nefasto, i 5 gol subiti dall'Inter, c'è stata una ripresa e la vittoria con la Roma, seppur non una vittoria entusiasmante sotto il piano del gioco, ma una squadra che si era dimostrata in quella fattispecie solida. Oggi la vediamo di nuovo completamente sbandare. Ci sono stati quegli 8 minuti che praticamente li hanno mandati knockout. Però è una squadra che mi aspetto più. Cioè, io, ragazzi, l'ho detto tante volte, lo confermo adesso. Per me si affidano a un allenatore come Baroni che è capace. Quindi oggi non credo che il problema sia l'allenatore, per quanto mi riguarda. Oggi l'avversario secondo me era comunque ostico perché l'Atalanta, se la becchi nella sua giornata di grazia, l'Atalanta è forte. Ragazzi, è un discorso che io porto avanti, l'ho detto anche nella sconfitta col Paris Saint Germain. L'Atalanta non può essere quella, cioè l'Atalanta può perdere col Paris, certo che può perdere col Paris Saint Germain, come non può perdere, ci mancherebbe altro, ma non in quel modo. Fa strano che lo dico un interista. Non in quel modo perché l'Atalanta poi, ribadisco, ci ha abituato anche a giocarsela in alcune situazioni. Io capisco che adesso le cose vadano diversamente, l'abbiamo detto 50.000 volte il cambio in panchina, però non può essere troppo una scusante per gli stessi giocatori, perché come la metti, mettere la squadra c'è.
Ragazzi, poi oggi altri due giocatori che si fanno male, Ian e Zaleschi, però ha sempre soluzioni, perché c'è Zappacosta, c'è Kosunu, ehm, perché lì davanti oggi parti con Samardzic, Kristovic e Sulemana, che teoricamente dovrebbero essere le riserve, teoricamente, perché se noi pensiamo a Scamacca, a Lukman che abbiamo visto negli ultimi minuti, che sembra rientrato, e allo stesso De Ketelar fuori per infortunio, giusto? O era scuola? No, infortunio se non sbaglio. Cioè, capite la profondità? E per non parlare sempre di Ederson in mezzo al campo, la data ha le soluzioni. Ribadisco, un giocatore come Samazic, che oggi l'abbiamo visto veramente in totale controllo del ritmo, del gioco, ha fatto un po' quello che gli pareva, ha una enorme qualità, vedete un po' come tocca la palla, come suoleggia, no? E mette quella palla per Kristovic, ma tante situazioni. Ragazzi, l'Atalanta non può cavarselo così quest'anno dicendo c'è l'annata di transizione, cambio. No, con la rosa che ha, è vero che ci sono state delle cessioni, c'è stato il cambio, lo ribadiamo allo sfinimento, finché la lingua cade a terra. Però l'Atalanta resta una squadra che per quello che è il livello del calcio italiano non può andare sotto il settimo posto, mi sento di dire. Cioè, anche andasse male la stagione, non può scendere sotto il settimo posto, perché ci sono squadre nettamente inferiori, ragazzi, e lo stiamo vedendo, ma nettamente inferiori per quanto mi riguarda. E oggi l'Atalanta nella sua giornata, la sua giornata positiva, nella sua giornata in cui dimostra quello che sa fare in campo, che può fare e che ancora, ribadisco, c'è tanto potenziale, quindi vediamo. Io queste partite dell'Atalanta non è che me ne aspetto una tantum col Torino, me ne aspetto tante in questa stagione. Certo, poi ci saranno come si dice, i passi a vuoto e tutto quello che vi pare, ma l'Atalanta non può essere la squadra che quest'anno fa un campionato anonimo. No, 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 no. E chi lo sta facendo questo campionato anonimo? Lo dicevo prima, lo confermo adesso, è la Fiorentina. Cioè, la Fiorentina oggi sembrava, per un po' per come era entrata in campo, per quello che ho visto nella prima parte, sembrava anche un po' affamata, visto che ancora doveva arrivare la prima vittoria. E certo che, no? Sai, entri in campo un po' con maggiore magari piglio e magari ribattendo, no, gli attacchi del Como, riversandosi in contropiede e tutto il resto, la squadra ha avuto anche delle chance dopo il vantaggio del solito Mandragora, che comunque è un giocatore che porta tanti gol all'attivo. Poi c'è stata qualche situazione, Ken che strappa e di sinistro tira sopra la traversa, o quella di Piccoli che come si dice, un po' in affanno nella fattispecie per questioni proprio strutturali, non riesce a sfruttare meglio quella situazione là. Ma poi più il tempo è passato e più il come è cresciuto, e nel crescere non c'è stata una Fiorentina all'altezza. Nel crescere, e ci sta che una squadra come il Como possa anche imporsi, ma tu devi ribattere. Invece mi è sembrata una Fiorentina proprio, no, che non ne aveva, non ne aveva. E forse oggi ancora una volta il migliore in campo è De Gea. Oltre alla sconfitta, forse il migliore in campo è De Gea. E sta roba è un po' allarmante per i tifosi viola, lo capisco. E io ribadisco il concetto. Oggi forse sicuramente verrà, tra virgolette, crocifisso Pioli, ma io sento sempre in colpa l'allenatore. E questo capitava con Palladino, che secondo me ha fatto un lavoro clamoroso, e ancora più clamoroso Italiano prima. E il problema è l'allenatore. No, non è l'allenatore, ragazzi. Non è l'allenatore. Forse qualcosa anche la rosa stessa. Questi giocatori possono dimostrare. Onestamente. La Fiorentina fa con quello che ha. E quello che ha al momento è insufficiente. Nettamente insufficiente. Bene, bene, come dicevo prima, il Como. Assolutamente sì, perché esce Voivoda, butti dentro sto ragazzo che oggi segna, o al posto suo è entrato Jesus Rodriguez, e voi, sì, se non sbaglio. Però per dire, ce ne so di ragazzi, ce ne so di ragazzi, di soluzioni, di alternative, come diciamo sempre,
E questa è una squadra che poi mi piace, ripeto, perché è sempre propositiva, anche a costo di alcune volte di prenderle, no? È sempre propositiva e alla lunga secondo me arriveranno anche i risultati. Se non sbaglio oggi a 7 punti e con una squadra che sta facendo il suo campionato. Non lo so se già da quest'anno lotterà per l'Europa il Como, però è una squadra che in prospettiva può solo che crescere. Vedo il Como e questo è quello che mi sento di dire. Poi, come al solito, ribadisco tanta qualità che parte dai piedi di Nico Paz, ma non è solo Nico Paz questa squadra. Guai a dire questo. Bella l'azione che poi porta al tiro di Sergi Roberto, giusto? Beh, io mi dimentico i nomi, dico una volta e mi dimentico, chiedo scusa. Perché sono tanti, perché li ruota, perché cambia, ogni giorno ce n'è una diversa e se lo può permettere anche Fabregas. Questa un po' la dice lunga davvero su quello che oggi è il Como. Eh, Benino veramente sta squadra qua. Non esageriamo neanche troppo con gli elogi, facciamogli conquistare ancora di più la nostra stima col tempo e vediamo dove arrivano, dai. Mi sento di dire questo. Ragazzi, devo scappare perché sta per entrare, deve giocare l'Inter, quindi mi tocca scappare. Spero che questo contenuto, no, buttato lì, che poi non è che buttate lì, ho guardato le partite, vi sia piaciuto e ne arriveranno sempre altri se li gradite. Quindi l'invito è quello di iscrivervi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.